Ciao chitarristi, oggi voglio fare un video un po' diverso dal solito. Quindi mettetevi comodi perché vi voglio parlare di un argomento che è abbastanza delicato. Velocemente vi spiego perché ho deciso di fare questo video. Leggendo tanti commenti sia qui su YouTube ma in generale in giro per il web, mi sono accorto che un sacco di chitarristi si trovano al limite e pensano di voler smettere di suonare. Sapete qual è la cosa più curiosa? Se ho letto i loro commenti è perché pur non trovando stimoli da soli, in realtà continuano a cercarli. Ho letto domande tipo: c'è un modo per tenere alta la motivazione? Come faccio a suonare se sono da solo? E un sacco di altre domande di questo genere. Allora, se tu sei fra quelli, ti capisco tantissimo, ci sono passato anch'io, più volte di quelle che vorrei ammettere. E credo che ci siano passati anche molti che poi sono diventati grandi. Per questo motivo, oggi provo a darti 7 consigli che potrebbero tornarti utili per superare i tuoi blocchi. Sia che tu voglia diventare il prossimo Steve Vai, sia che tu voglia avere soltanto una compagna di viaggio fedele al tuo fianco. Una premessa: non voglio essere il guru di nessuno e qui dentro non troverai nessuna formula magica o cose strane. Non voglio che questo sia un video motivazionale. Primo, perché io non sono nessuno, e secondo, perché la motivazione è qualcosa di davvero troppo personale. Quello che farò, o almeno tenterò di fare, è darti degli stimoli, basati su esperienze che ho vissuto io in prima persona. E se in questo video troverai anche solo uno stimolo in più, uno solo, per continuare a suonare e alimentare la tua passione, ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornato su tutte le novità. Numero 1. Non sei in ritardo. Questo consiglio vale davvero per tutti. E non voglio convincerti con delle frasettine fatte, voglio darti una dimostrazione pratica. Nel mio percorso di studi al CPM ho conosciuto un batterista che a 30 anni ha mollato tutto, ma tutto, per inseguire il suo sogno. Si è pagato gli studi con gli anni di lavoro e anche se aveva probabilmente 1000 motivi per non farlo, ne ha trovato uno valido per continuare: la passione. Ha avuto il coraggio di mettersi in gioco con tutti i ragazzi che stavano studiando. E sai cosa? Finiti gli studi, ce l'ha fatta, ha avuto ragione lui. Poco dopo gli ultimi esami ha trovato il lavoro perfetto per lui, il batterista. Con questo cosa voglio dire? Che non importa se tu hai 18 anni e vedi il tuo amico che ha la tua stessa età e pensi suoni molto meglio di te. Non importa se hai 30 o 40 anni e vuoi buttarti nel mondo della musica. Non sei in ritardo. Ognuno ha i suoi tempi e con tanta passione, dedizione e soprattutto tanta costanza sono certo che raggiungerai i tuoi risultati. Numero 2. Non smettere perché te lo dice qualcun altro. Gli altri sì, ci danno stimoli per impegnarci, certo, ma purtroppo non va sempre così. Troppe volte ci scontriamo con tutte le persone che ci dicono cosa non fare. Lasciali perdere. Se tu sei convinto che questa cosa faccia per te, continua per la tua strada, provaci in tutti i modi. E non per forza l'obiettivo finale deve essere suonare per una platea di 60.000 persone che saltano. Studiare, migliorare, suonare potrebbe essere soltanto una soddisfazione personale, per cui non dargli retta. Non ti spaventare neanche se sono i tuoi stessi genitori a farlo. Può capitare che la vedano come una perdita di tempo, o se addirittura hai deciso che vuoi farlo di lavoro, hanno tutto il diritto di preoccuparsi per il tuo futuro. Spiegagli perché sentire le corde che vibrano sotto le tue dita ti fa stare così bene. Poi ci sono quelli che ti dicono che non sei bravo, non ce la farai. Allontanali, oppure allontanati tu da loro, ma il prima possibile, sono il primo ostacolo da superare. Pensaci, non è che magari loro si comportano così con te perché non hanno mai trovato qualcosa che li fa stare così bene? Comunque, ogni tanto può capitare che tu senta il bisogno di smettere, ci sta. Cerca soltanto di capire se quello che vuoi è smettere definitivamente oppure prenderti una pausa. Molto spesso fermarti per qualche tempo riposa la mente, ricarica le batterie e permette di riprendere con tutto l'entusiasmo e la voglia che avevi perso. Te l'ho detto anche lo zio Jimmy. Qualche volta tu vorrai rinunciare a suonare la chitarra. Tu odierai la chitarra, ma se le sarai fedele, lei ti ricompenserà. Numero 3. Non stai perdendo tempo. Ma se anche fosse solo un hobby? Chi se ne frega? È pieno il mondo di persone che per puro piacere giocano a tennis al sabato pomeriggio, ad esempio. Ma non per forza vogliono diventare Federer. Se ti fa stare bene, fallo. E non solo per te stesso, perché ti fa stare bene anche con gli altri. Ci sono tantissimi, ma tantissimi studi interessanti riguardo i processi cognitivi del cervello dei chitarristi. Te ne dico un paio? I ricercatori hanno sottoposto a 12 coppie di chitarristi l'esecuzione di un brano insieme a duetto. Monitorando le reazioni dei loro cervelli, hanno notato che le onde cerebrali dei due musicisti impegnati nell'esecuzione si sono sincronizzate. E non solo durante l'esibizione, ma anche poco prima di cominciare a suonare. I musicisti hanno stabilito un contatto.
Questo potrebbe spiegare in modo scientifico ciò che si intende come feeling all'interno di una band. È una cosa stupenda. Oppure prendi la storia di Pat Martino, il chitarrista che è nato 2 volte. Questo, raga, è il mio preferito. A 36 anni è stato sottoposto ad un intervento che gli ha letteralmente salvato la vita, ma purtroppo lo ha anche privato della sua memoria. In quell'occasione gli venne rimosso circa il 70% del lobo temporale. Al suo risveglio, tutto quello che conosceva, ma tutto, non esisteva più. Tutte le sue abilità con la chitarra, puff, scomparse. Il mondo era tutto da riscoprire, compresi i suoi familiari. Pensa, era uno dei chitarristi più rispettati in circolazione prima dell'intervento. Pesante, eh? Un giorno era in compagnia di un suo amico, che stava suonando. Pat non toccava lo strumento da tempo, dopo l'operazione non ne voleva proprio sapere. A un certo punto Pat suggerisce all'amico di sostituire un accordo, ma l'amico non era dello stesso parere e ne discutono. È la scintilla, è lì che Pat è rinato. Ha ricominciato a studiare e ha recuperato tutta la sua tecnica in soli 2 anni. Raga, 2 anni! La memoria era compromessa, il talento e l'attitudine no, e non c'è nient'altro da aggiungere. Ma un'ultima cosa voglio dirtela. Probabilmente ti è capitato di ricevere 1000 complimenti e una sola critica distruttiva. E a cosa hai dato peso? Esclusivamente a quella critica. Sarà andata tipo così. Ecco, finora ho buttato via il mio tempo, e uffa, e questo, e quello. Chiediti questo. Quella che ti è stata rivolta è una critica per migliorarti o puramente per attaccarti? Potrebbe benissimo essere arrivata per un sacco di motivi, ma se ti attaccano, sai qual è il più probabile? L'invidia. Sì, perché una persona che ti fa notare qualcosa che non va per farti migliorare non ti attacca, anzi, ti dà degli spunti concreti per portare avanti la tua passione, di sicuro non per rallentarti. Tutto il resto entra da una parte ed esce dall'altra. Numero 4. Suona con altre persone. Suonare da soli qualche volta può portarti alla noia, ci sta. Se dovessi mai sentire questa sensazione, fai di tutto per trovare qualcuno con cui suonare, ma di tutto. Ti dico come l'ho vissuta io. Ad un certo punto ho cominciato a suonare in un gruppo. Fino a quel momento avevo sempre suonato in camera mia, con le basi oppure sui dischi delle band che mi piacevano di più. Dopo la prima volta che ho suonato con una band vera, quando ero a casa suonavo, ma non era la stessa cosa. Ogni volta cercavo sempre di ricreare il feeling che nasce quando si ha una batteria vera che suona da parte. E questo ha fatto inevitabilmente aumentare tutti i volumi. Allo stesso tempo però ho cominciato a suonare di più e a suonare meglio. Tutta quella situazione mi ha dato la carica a 1000 e ancora oggi suonare con altri musicisti, magari su un palco, è la cosa che mi soddisfa di più. Passavo le settimane ad aspettare il giorno delle prove e ogni volta mi sentivo come se fosse un concerto. Volevo suonare sempre di più, non mi bastava mai. Se hai sempre suonato da solo, difficilmente saprai cosa significa. Quindi, prova, buttati. Il fatto di dover stare chiusi in casa non è una scusa valida. Siamo nel 2021 e ci sono davvero tantissimi modi per poter suonare assieme ad altre persone senza per forza incontrarle fisicamente. Anche per questo l'home recording è molto importante. Registrati e fatti sentire dagli altri. Attraverso i social troverai davvero tantissimi musicisti con cui condividere la tua passione, scambiare le registrazioni e interagire giorno dopo giorno. Numero 5. Ti serve un cambiamento. Tante volte, nonostante tutto, continuiamo comunque a percepire che qualcosa manca. E la soluzione è molto semplice. Rinfrescati. Vuoi qualche idea? Compra una chitarra nuova, quella che hai sempre desiderato ma sono anni che è lì ferma nel carrello. Ecco, è il momento giusto per cliccare su acquista. Tante chitarre hanno il loro prezzo, ovvio, e non tutti magari possono spendere quella cifra in quel momento. Beh, non ti serve per forza una nuova chitarra. Può anche essere un nuovo pedale, un libro, un accessorio, insomma, qualsiasi cosa che ti possa sbloccare. Io ormai sono 5-6 anni che non acquisto una nuova chitarra e la tentazione sale ogni giorno, ma un paio di anni fa ho comprato il mio HX Stomp. Raga, mi sono ritrovato a suonare per delle ore come non facevo da un sacco di tempo. La possibilità di creare tantissimi suoni diversi, tutti belli e sempre pronti, mi ha dato una carica allucinante. Un'altra cosa potrebbe essere buttarti in un genere musicale che non ti appartiene. Esci dalla tua zona di comfort, scoprirai un sacco di musica divertente da suonare e poi, chi lo sa, magari un giorno trovi qualcuno che, per caso, ha bisogno proprio di un chitarrista che sappia suonare quella musica, quella che a te non piaceva ma che hai provato a fare e che ti ha catturato. Le occasioni si creano così, mica la fortuna. Un'altra buona cosa è crearsi una routine di studio, ma non una cosa rigida, deve essere una routine da cui è facilissimo evadere. Non fraintendermi.
Non ti sto dicendo di pianificare i tuoi studi e poi non studiare, ma di pianificare in modo flessibile. Ti crei un obiettivo. Se mentre studi scatta la scintilla e la voglia di suonare ti travolge, non so, magari impari una nuova tecnica e di colpo vuoi imparare tutti i brani in cui c'è quella tecnica. Fallo! Fregatene della routine e suona, per riprenderla avrai tutto il tempo che vuoi. Un altro motivo che può farti perdere gli stimoli è che la chitarra è una di quelle cose in cui si migliora davvero lentamente. Non stupirti se non vedi miglioramenti nel breve termine, anche perché, se non li noti, non vuol dire che non ci siano. Soprattutto se sei da solo, è molto difficile riuscire a tener traccia dei tuoi progressi. Proprio per questo, ancora una volta, ti rinnovo l'invito a registrarti, da subito. Quando fra qualche mese riascolterai le tue vecchie registrazioni, non crederai alle tue orecchie. Registrarti ti aiuta a tener traccia dei tuoi miglioramenti. Così tutto questo percorso sarà concreto e reale. E fidati che sentire quanto sei migliorato dopo qualche mese ti darà un extra boost che nei 3 mesi successivi migliorerai il doppio dell'ultimo anno. Numero 6. Tutti hanno iniziato da zero. Lo so, può sembrare banale, ma tante volte ce ne dimentichiamo. Quanti video live hai visto di Steve Vai, di Gilmour o di Petrucci? E la reazione è sempre stata quella tipo: sono degli alieni, non raggiungerò mai il loro livello. Ti svelo un segreto: anche loro, ad un certo punto della vita, suonavano come suoni tu ora. Anzi, facciamo una cosa più bella. Immaginati proprio il momento in cui David Gilmour ha guardato per la prima volta una chitarra e ha pensato: potrebbe essere divertente. Ovvio, ognuno poi ha dovuto lavorare duramente per arrivare nel posto in cui è. Qualsiasi risultato richiede impegno, sia che punti al nuovo Woodstock, sia che vuoi suonare solo per hobby. Però, anche i più avvantaggiati, fortunati, talentuosi partono tutti da zero. E ora raga, siamo arrivati al consiglio finale. Ma prima, se avete trovato anche solo un consiglio che vi è stato utile, spolliciate e iscrivetevi al canale, insomma, le solite cose. In più, se volete parlare di tutto quello che è l'argomento di questo video, mi trovate su Instagram. Se mi scrivete, ne parliamo quanto volete. Numero 7. Attento alla competizione. Ho voluto lasciare questo consiglio alla fine perché credo sia valido per tutti, a prescindere dalla mancanza o meno di stimoli. Spesso la competizione è deleteria e malsana, ma se avviene nella maniera giusta e con le persone giuste, può essere uno stimolo ulteriore a migliorarti. Capire la vera natura di quella competizione è tutto ciò che ti serve. Devi saper riconoscere quando qualcuno è davvero più bravo di te e quindi può servirti da stimolo per migliorare e cercare di imparare da lui, e quando invece qualcuno si atteggia soltanto per crearti dei complessi di inferiorità. Stanne lontano. Prendi quello che ti serve per migliorare, ma, ripeto, stanne il più lontano possibile. L'altra faccia della medaglia è invece il fatto che tu pensi di essere il migliore. Magari lo fai senza pensarci, ma non è comunque giusto, ed è importante che tu te ne renda conto. Se ci sei caduto, rimedia, il prima possibile. Con la chitarra, come in qualsiasi altro campo, l'umiltà è fondamentale. Come ti ho detto, c'è sempre da imparare. Da tutti. Noi musicisti siamo eterni studenti, alla faccia dei guru che sanno tutto loro.